Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche generali per la prima metà di ottobre 2023. Oh, si è girato l'imperatore. Direi che è una bellissima carta, amici della Vergine. È una carta che parla di potere materiale, di stabilità, di paternità anche per qualcuno, o di padri. È una carta comunque che indica una certa sicurezza anche a livello economico. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo trovate anche qui e lo trovate anche nelle informazioni del canale. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Abbiamo la carta del mago, la regina di bastoni, un re di coppe, sei di spade, abbiamo la ruota della fortuna, ragazzi, regina di pentacoli e 5 di coppe. Una che stona ci deve essere sempre. Guardate. E mi riferisco al 5 di coppe, ma non è niente di grave, ok? Non è niente di grave, state tranquilli. Allora, amici della Vergine, questo mago al contrario vi incastra un pochettino, devo dire, è come se ci fosse un'impossibilità ad agire, una difficoltà ad ottenere un determinato risultato. La regina di bastoni potreste essere voi o potrebbe anche essere la vostra persona di interesse. Lo andiamo poi a vedere con i mini tarocchi. Diciamo che è un personaggio di estremo potere, di estremo carisma. E poi abbiamo questo re di coppe che potrebbe essere sia, diciamo, visto come l'arcano minore dell'imperatore, a livello di paternità intendo, o potrebbe rappresentare un sentimento. Lo andiamo a vedere poi con i mini tarocchi, perché qui comunque c'è un 6 di spade che è una carta che parla di allontanarsi da certi problemi, da certe circostanze, ok? Queste carte qui le andiamo a vedere poi direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dalla carta del mago. Il sole e la luna. Wow! Ragazzi, il sole e la luna, divino maschile e divino femminile. Ho come la sensazione che qualcuno abbia paura ad agire, a fare certi passi, a esprimere sinceramente chi è. E tenete anche presente che comunque quando il mago è al contrario, ehm, potrebbe, perché c'è la luna più che tutto, potrebbe anche parlare di qualche, in questo caso sarebbe una manipolazione affettiva. Ragazzi, può essere che qualcuno sia manipolato attraverso i figli. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Cavaliere di coppe e 9 di coppe.
Guardate, io in realtà eh, non dico che questa manipolazione sia intenzionale, sia cattiva. Molti di noi manipolano per paura. In effetti la luna ehm, parla anche delle paure più profonde che abbiamo. E questo potrebbe portarvi a fare un'offerta a qualcuno. Normalmente quando c'è il cavaliere di coppe è qualcun altro che fa un'offerta a voi, però ho come la sensazione che per molti sarete voi a fare l'offerta a quest'altra persona. Andiamo a vedere il re di coppe. Sette di bastoni, imperatrice al contrario, 10 di coppe. Allora, qualcosa legato ai figli, ragazzi, c'è. Qui però come la sensazione... Allora, se per voi vibrasse come una situazione familiare o come l'idea che non abbiate questa sensazione di serenità di base, perché questo è un 9, ma questo è un 10, manca il completamento. Potrebbe essere un figlio per qualcuno, perché qui abbiamo l'imperatrice, lì abbiamo l'imperatore. Se per caso per voi riguardasse una situazione romantica, se state cercando un figlio, cercate di non manipolare il o la partner, non insistete per avere il figlio. Non... Sì, insomma, normalmente quando le cose sono forzate è perché c'è una questione di ego sotto. Quando qualcuno forza qualcun altro è una questione più egoica, magari dovuta all'insicurezza, magari dovuta al bisogno di conferma, dovuto a X motivi. Però se vi ritrovate a insistere, chiedetevi perché insisto, perché ho fretta di raggiungere questo risultato, da dove arriva questo bisogno di concludere in fretta. Andiamo a vedere se di spade. Re di bastoni, 10 di spade e 3 di bastoni. Qui c'è da allontanarsi da qualcuno, ragazzi. Ho come questa sensazione. Tenete presente che qui c'è regina e re di spade. Regina e re di bastoni. Quindi può essere ho come la sensazione, se ve la devo dire tutta, che per certi versi abbiate bisogno di allontanarvi da un tipo di pensiero, da un tipo di obiettivo, potrebbe anche essere da una persona, per riuscire ad arrivare a quello che è il vostro obiettivo, perché qua avete un 6 di spade, ma avete anche un 3 di bastoni. Quindi qui si tratta di andarsene fisicamente, di prendersi uno spazio. Qui c'è un 10 di spade, o come l'idea che dobbiate o vogliate rompere o chiudere qualche ciclo con questo re di bastoni. Per qualcuno perché è entrato o entrerà il re di coppe, per qualcun altro è proprio una questione tra di voi, magari legata al passato. Andiamo a vedere, perché poi qui avete la ruota della fortuna, che è una carta bellissima che ci dice che cambierà qualche cosa. Andiamo a vedere. Allora, 2 di spade e mago di nuovo. 2 di spade, 6 di spade che era già uscito qui e mago. Ragazzi, io vi dico che nella seconda settimana di ottobre mi è venuto agosto, quindi per qualcuno magari può essere un punto di riferimento su quello che è successo agosto scorso. Comunque inizierà qualche cosa di nuovo. Vi ricordo che la ruota della fortuna è un arcano numero 10, quel
compimento, quella conclusione che qui si fa fatica a fare nella seconda settimana di ottobre, ci si appresterà, diciamo, a fare questo viaggio, a prendersi questa distanza, ad agire fondamentalmente. La distanza non deve essere necessariamente fisica, perché comunque è un 6 di spade. Molte volte il 6 di spade fa riferimento ai problemi di famiglia e alle credenze limitanti che si sono assorbite durante l'infanzia, perché sono quelle che limitano la vostra espansione. Qui il punto è: allontanatevi da quello che vi hanno detto che siete e iniziate ad agire secondo il vostro sentire. Andiamo a vedere la regina di denari, perché se state cercando un, un bambino, la regina di denari è una delle carte più feconde insieme all'imperatrice. Allora, qui abbiamo 8 di spade, regina di bastoni nuovamente e asso di bastoni. Ho come l'idea che questa regina di pentacoli potrebbe essere una persona che in qualche modo vi tenga a freno in questo periodo. Sento che c'è questa persona che potrebbe inquinare un po' le acque. Io non sento che lo faccia in modo malizioso, ma è che da questa ruota della fortuna, da questa voglia che avevate di iniziare, dall'allontanamento, a un certo punto è come se la curva adesso stesse scendendo. Ehm, perché qui abbiamo un 8 di spade, quindi c'è una sorta di senso di colpa piuttosto che vittimismo. E qui, se qui la carta di azione è a testa in su, qui è a testa in giù. Quindi c'è qualcosa comunque che ancora non vi convince del tutto. Qualche dubbio ancora c'è sul come muoversi in questa situazione. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Due di pentacoli, 10 di bastoni e il matto. Ragazzi, il matto è un'altra carta che parla di bambini. Allora, io qui sento che è come se dovesse lasciarvi appunto indietro qualche cosa. Qua abbiamo un 10 di spade, una chiusura ciclo, un allontanarsi da certe idee, una carta che ci parla di autosabotaggio. Quindi quando c'è l'otto di spade ci sono sempre quei pensieri un po' da vittima, un po' di senso di colpa, un po' di non ce la faccio, sono imprigionata, non posso fare niente. Sentimenti ed emozioni e pensieri molto molto negativi. Ed entrate in questa fase di 5 di coppe per la serie che vi state focalizzando su quello che dovete lasciare indietro e non su quanto di bello potrebbe arrivare e arriverà. Perché comunque questo è un matto, ragazzi, è una carta di nuovi inizi. Di nuovo anche qui c'è un 10 di bastoni. Avete bisogno di lasciarvi dietro un peso. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere con Osho che altro consiglio vi danno. L'innocenza, che è di nuovo la carta del sole, che l'avevate qui. Noi siamo il mondo. Wow, e il mutamento, che è un'altra ruota della fortuna, eh? Ragazzi, io devo dire che qui con queste carte, sole, 10 di denari, ruota della fortuna, qualcosa cambierà o sì. Dovete solo, secondo me, decidervi a fare qualche cosa in modo attivo. Anche se magari non potete fare molto perché siete un po' presi da questi pensieri negativi, però iniziate a fare dalle piccole cose. Iniziate a focalizzarvi su tutto quello che di bello, scusate, su tutto quello che di bello può arrivare, invece di focalizzarvi su quello che avete perso, ok? Perché comunque già siete in una buona fase di soddisfazione personale,
però è come se vi mancasse ancora qualcosa, ma avete 2 volte la ruota della fortuna, qui le cose cambieranno. Andiamo a vedere ancora una fatina. Mm, tentazioni, guardate che c'è il serpente. Qui c'è qualche cosa che riguarda le cattive abitudini. O le tentazioni. Visto che qui avevo questa sensazione che ci fosse una terza persona che, insomma, riaccendesse un po' le cose, ecco, fate attenzione a non cadere in tentazione, nel senso, cercate di controllare, prima di capirvi, se poi, insomma, diciamo, se proprio non riuscite a trattenervi dalla tentazione, mettete prima a posto quello che avete già per iniziare qualche cosa di nuovo, di bello. Fate attenzione ragazzi perché questa carta mi ricorda molto il diavolo come arcano maggiore dei tarocchi. Bene, ragazzi, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo sapere con un commento, con un like, un'iscrizione, una condivisione. Se avete piacere potete anche abbonarvi al canale, se non riuscite ad abbonarvi dalla schermata principale di YouTube potete entrare in un video ed abbonarvi da lì. I temi che tratto nella sezione degli abbonamenti sono temi di metafisica, sono argomenti un pochettino densi, però comunque vi fanno capire come lavorare con l'energia, come muovere l'energia. Per quello che riguarda invece il percorso individuale, è basato sulle credenze limitanti ed è cucito sulla persona, quindi si inizia a lavorare sul settore della vita in cui la persona è più carente. Però questo lavoro qui è solo una parte di tutto quello che vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!